E benvenuti in questo nuovo video. Parole Leoni dopo Venezia Virtus Entella ha finito 1-0, una partita che insomma ci lascia soddisfatti per il risultato, ma che insomma non per la prestazione, Esatto. ecco, è stata un po' quella la morale del post partita. Sarà sicuramente perché siamo abituati molto bene con il gioco di stroppa, ma fin da inizio campionato, anche quando le cose non andavano bene. E appunto anche voi avete commentato, avete lasciato diversi spunti di riflessione proprio su questo tema qui, veramente molto interessanti. Però prima di andare ai commenti, oltre a chiedervi like, di iscrivervi se Esatto. non siete iscritti, di abbonarvi se volete sostenerci e recuperarvi le pagelle dove riusciamo a parlare un po' più singolo per singolo, Sì, no? A dare le nostre valutazioni con calma. Qui evidentemente andiamo più sul generale, ecco, e lì un po' più sullo specifico. Prima di questo andiamo appunto a andare a vedere un attimo le nostre rivali cosa hanno fatto e a questo punto la situazione di classifica per commentare un attimo in velocità. esatto. I risultati delle avversarie sono state Modena-Monza è finita 1-2, quindi ha vinto il Monza. Nell'anticipo. L'Empoli-Frosinone ha pareggiato. Catanzaro-Cesena ha vinto il Catanzaro 2-0. Mm. Palermo-Padova ha vinto il Palermo 1-0. Eh sì, risultati interessanti, sicuramente anche in classifica quindi si ripercuote, nel senso che il Frosinone rimane, perde, diciamo che riusciamo a accorciare sul Sì, Frosinone perché rimane a 38, Monza esatto. 37, Venezia 35, sempre terzi rimaniamo, Palermo 33, Catanzaro 31, Cesena 31, Modena 29, Juve Stabia 26. Ho messo tutte le prime 8, anche se spero comunque non interessino più che altro i primi 3 posti, Esatto. ecco, quindi però vabbè, per dover di cronaca mettiamo tutte e 8, insomma, quelle che si giocheranno anche i playoff. E sì, si aggiunge anche tra l'altro il Catanzaro che non era presente nella lista scorsa, nello scorso video, appunto. Quindi sì, Sì, come stavo annunciando, si accorcia la classifica, sì. perché siamo a meno 3 dal primo posto. Nonostante c'è il Monza, purtroppo non ci hanno fatto un favore No. gli amici modenesi, però vabbè, ci sta una partita difficilissima. Hanno perso, quindi il Monza comunque rimaniamo a -2 dal Monza, Però siamo a -3 in questo momento dal Frosinone, quindi primo. esatto. 3 punti Quindi sono veramente pochi. Cioè, una vittoria sì, nostra, una sconfitta loro. sì, magari ecco dobbiamo sperare in una leggera, diciamo, discesa. Basterebbe Sì, veramente una leggera discesa del Frosinone e noi dobbiamo rimanere costanti ovviamente. Questa certo. è la Mh, prerogativa, è il minimo. E quindi questo sostanzialmente per quanto riguarda la classifica. Andiamo direttamente ai commenti perché effettivamente sono diversi e molto interessanti. Però partiamo ovviamente dai nostri abbonati che ringraziamo tantissimo grazie. e vado con Mauretto. Il vero problema è che siamo troppo abituati bene. Con la Reggiana si chiude il girone di andata e siamo ad un passo dal primo posto. In estate avrei firmato con il sangue, aver fatto la firma con il sangue. Da febbraio le squadre cambieranno un po' fisionomia grazie al calciomercato. Per me, anche se non compriamo nessuno, l'importante è che non vada via nessuno. Sempre comunque ovunque, forza Unione e buon anno Fioi. Buon anno anche a te. Buon anno. Sì, no, dopo per quanto riguarda il mercato commentiamo magari alla fine, ecco, perché appunto vogliamo dire due cose, però rimaniamo per un attimo sul match, su cosa è andato, su cosa non è andato. E andiamo Esatto, direttamente a Alessandro Durigon, che è un nuovo abbonato e quindi ti grazie. ringraziamo tantissimo. Non sfruttiamo in vantaggio la lunghezza di chi deve fare gol per pareggiare. Rimaniamo lunghi a pressare a tutto campo e così loro ad ogni lancio lungo diventano pericolosi. Gioco stupendo ma ripetitivo, il ritmo preclude dei cambi. Sempre Forza Unione. E questo è un aspetto tattico, devo dire, molto tattico, molto specifico, molto interessante. Bravo, Sì, bravo Alessandro. Cioè, questo è vero, ma diciamo che noi ci fossilizzavamo su questo aspetto un po' inizio campionato, eh, quando anche le cose non funzionavano e i risultati anche non arrivavano, più che altro, perché le prestazioni, un po' come dice Stroppa, alla fine posso anche dare ragione, che ci sono quasi sempre state nel 90 passa per cento delle partite. vero? Però sul fatto che effettivamente, sì, siamo sempre lì a pressare nonostante siamo in vantaggio, sì, appunto lo dicevamo tantissimo, ho dei déjà vu A delle inizio sì, stagione eravamo esatto, proprio fissati con questo madonna. concetto. Ma perché non eravamo ancora abituati al gioco di stroppa, no, Sì, però comunque facevamo anche degli errori che questo portavano sì. poi a non arrivare a una vittoria e davamo la colpa appunto a questa difesa Aspetto troppo qui, sì, alta, sì, sì. sì, sì. Invece ultimamente in realtà, non fanno più errori così gravi in difesa soprattutto
e quindi siamo un po' più tranquilli su Questo quello. sì, però ieri secondo me abbiamo rischiato più di altre volte, paradossalmente anche più volte di Monza e Modena, che sono nettamente su una squadra superiore alla Virtus Entella, perché effettivamente quello che ha notato Alessandro è un aspetto che ho notato anch'io, che quando eravamo in vantaggio, cioè noi non siamo quella squadra che si abbassa, poi No, lo abbiamo dovuto fare per forza di cose, ma non per scelta, ecco. esatto. Ecco, questo secondo me è l'aspetto. Nel senso che pur in vantaggio di un gol andavamo a pressare, per Sì, quello lui scrive, cioè rimaniamo a pressare così loro, cioè coi lanci lunghi eravamo in inferiorità numerica o comunque c'erano duelli uno contro uno continui, cioè mi ricordo Scintiena, infatti l'abbiamo eh, premiato nelle pagelle un po' per quello, perché comunque per il nostro tipo di atteggiamento nel giocare sembriamo quasi sempre noi la squadra in svantaggio. sì, Invece proprio è una scelta di mettere in campo la squadra di Stroppa, cioè lui gioca così, nonostante sia in vantaggio, non è uno che si adatta molto al risultato. per fortuna c'era l'Entella ieri che comunque ne ha sbagliati parecchi di quei contropiedi che potevano crearsi con quei lanci lunghi e c'era Shintian che era veramente bravo, Tamponare, attento, sì, esatto. anche Svoboda ieri, cioè, appunto per Sì, quello dico spesso guardate le pagelle perché lì riusciamo a parlare un po' di più. sì, È vero, nel senso facciamo, cioè ho pensato diverse volte ieri, un discorso un po' così, però secondo me ha senso. Se davanti non c'era Lentella ieri, per come eravamo messi male in campo, secondo me, ma non so se per svagatezza o per mancata intensità mentale, come ha detto poi mh, Stroppa nel post partita, non so se finivamo la partita con 0 gol mh, subiti. Quello è un po' il pensiero che ho avuto. Poi c'è anche da dire che altre partite non approcci così, ma neanche durante la gara, cioè non hai difficoltà di quel tipo, non l'abbiamo avute appunto nelle ultime 2 gare, che eran gare difficili, non hai avuto sì. anzi, cioè non hai avuto svarioni, difensivi né nulla. E quindi, niente, è l'atteggiamento di Stroppa questo, quindi, cioè nel senso, finché la barca va lasciala andare. Ecco, cioè finché le cose vanno bene non Non si tocca niente, cioè va esatto, non bene così. romperò su questo. Quando poi si prenderà gol in vantaggio da una situazione appunto dove potresti anche approfittarne, come hai descritto tu, invece sei pur sempre lì a pressare, a star alto Sì, e ma in ti realtà trovi Scintilla che se la gioca con è il loro attaccante e mh, rischi, però, cioè, è è il il gioco modo di di Stropa, esatto, lui ce la siamo difende. messa via noi, cioè, Sì, ormai sì. È il suo modo di difendere in realtà, attaccare esatto. e tenere la palla il più possibile per evitare che gli altri possano creare qualsiasi cosa. Sono Cioè, filosofie, cioè sì, proprio, non è giusto una, non è sbagliata un'altra, è proprio interpretazioni del gioco del calcio. Poi, bisogna anche dire che ci sono stati dei momenti dove, cioè negli ultimi 20 minuti finali, tanto famosi, ecco, di cui abbiamo parlato nel post partita, dove siamo stati costretti a star dietro, star eh, bassi, ma perché per me non è stata tanto una scelta, no, ma è stato dato dal fatto che tu non riuscivi in quel momento a fare altro, perché veramente non ti riusciva con nulla. Perché non è tanto lo stare bassi, perché noi anche stando bassi, tipo contro il Modena, siamo riusciti a ripartire sì, 3 volte, mi anche ricordo, bene. e anche molto bene. No, E quelle contro robe lì non l'Entella si no. improvvisano. Sì, contro Appunto, l'Entella non ci riusciva proprio, cioè non riuscivamo ad uscire a un certo punto. è proprio quello il discorso, no, cioè non riuscivi Sì, veramente più a fare nulla, ti sei lasciato proprio sopraffare sì, dalla aggressività dell'Entella che voleva che ci ha provato sostanzialmente, senza riuscirci per fortuna, ma che sicuramente ci ha provato e tu hai subito un po' "l'impeto" tra virgolette di una squadra, che ci di questa credeva squadra perché qua. eravamo solo 1-0, non chiudevamo il risultato Brava, sì. e infatti andiamo a leggere il commento di Sì. Corrado Fanello. Ragazzi, abbiamo pareggiato o perso partite che dovevamo stravincere e anche con parecchi gol di scarto. Poi vinciamo questa, che avremmo forse dovuto solo pareggiare. Il calcio è strano e comunque siamo ancora al di sotto di ciò che nel complesso avremmo meritato. Ci mancano ancora quei 3-4 punti che ci avrebbero permesso di stare in testa alla classifica. Perché sinceramente dopo queste 18 partite il primo posto non meritava il Venezia. È la più forte di tutte. I love you Venezia. E posso starci. Sì, Cioè, questo commento qua soprattutto mi ha fatto abbastanza riflettere, nel senso, quante volte abbiamo detto,
sta partita qua che abbiam pareggiato o addirittura perso. Sì, dovevamo È vincerla stata noi. assurda perché abbiamo dominato, abbiam gestito noi il gioco, il possesso, tutto quello che volete e alla fine l'abbiamo appunto o pareggiato o persa. Quindi ci sta, è un po' un discorso karmico, cioè, Sì, fatemela passare, nel senso, ieri che non che abbia fatto chissà cosa, però effettivamente sei stato un po' in sofferenza in campo, sì, che quando magari quando hanno segnato loro comunque che era un gol fuori eh, gioco, però era giusto in quel momento secondo me il loro gol. in quel Cioè momento non lì avrei sì. detto niente, avrei detto: "Sì, effettivamente hanno segnato giustamente perché se lo meritano in quel momento". Beh, sì, proprio esattamente, cioè in quel momento lì, v eravamo in grande sofferenza, non riuscivamo a uscire, non riuscivamo a creare veramente nulla, cioè proprio uscire dalla metà campo, un po', cioè in quel momento lì ci stava il gol del Sì, pareggio, è facilissimo che arrivi. Invece comunque c'è andata bene, nel senso abbiam mh, saputo reggere, loro non son stati assolutamente precisi ad approfittarne in certe dinamiche, che anche non son diventate occasioni, Tante volte per fortuna, diciamo la scarsa qualità che sì, hanno dimostrato, ci è venuta incontro, ecco, non saprei come dire. Quindi effettivamente a livello di discorso karmico ci sta, nel senso tante volte che meritavamo, invece non abbiamo raccolto nulla o quasi nulla, e invece ieri che meritavamo meno, meritavamo, come diceva Stropa, che alla fine lui dice: "Alla fine abbiam meritato". Sì, è sì, vero, abbiamo meritato magari molto meno di altre volte, però alla fine hai creato di più tu, le occasioni te le sei mangiate tu, sì, come al solito, però alla fine sì, hai creato più tu e tutto. Però ecco, quel momento di down che abbiamo avuto, che è stato secondo me abbastanza pesante, che sia fisico o mentale non mi interessa, ma c'è stato, potevi pagarlo caro. Questo è un po' il discorso. Però giustamente, un po' per discorso di karma, non l'hai pagato e è giusto così, quindi 3 punti te li sei meritati, anche in un momento dove il pareggio non era più una cosa così assurda. sì. Secondo me è un po' questo il discorso. Andiamo direttamente da 7 ode? Sì, l'Entella ha giocato una partita molto intelligente, ha puntato a restare in piedi fino alla fine per tentare il colpaccio, sapendo che il Venezia spesso spreca e cala nel finale e talvolta dimostra sufficienza con le squadre sulla carta nettamente inferiori. E per poco non ci sono riusciti. Veramente bravi i Liguri, 3 punti molto importanti, almeno stavolta non abbiamo subito rimonte. Vado anche da Gabriele Bright direttamente. Non le chiudiamo, ci mangiamo sempre troppe occasioni, contropiedi sprecati, Casas che la spara alta da 2 metri. Rischiato troppo, partita non brillante, ma intanto altri 3 punti avanti 1 Eh sì, un po' questo è proprio il discorso, nel senso, cioè va ottimi 3 punti, però insomma, magari anche per l'avversario, cioè complice l'avversario, tanti di noi non si aspettavano un tipo di partita così. No, infatti. Pensavo io in primis pensavo che l'avremmo chiusa un po' prima anche. Sì, ma perché veniamo da 2 partite contro il Modena e il Monza, ci aspettiamo Certo. una prestazione a livello, cioè Sì, sì, abbiamo no, un ma avversario che non è tra i primi posti e quindi ti viene spontaneo pensare che sarà una partita molto più semplice. Purtroppo, secondo me, l'hanno avuto anche loro questa sensazione e hanno un po' mh. sottovalutato l'avversario e poi in realtà, l'ha detto anche Stroppa, se fossimo andati sul 2-0 probabilmente la partita sarebbe andata in un altro modo, perché non avresti, avuto l'Entella così No, ma certo. speranzoso e con la voglia di pareggiarlo comunque. Sì, sì, no, chiaro, l'hai mantenuti in vita tu, ma era proprio il discorso Esatto. che facevamo altre volte, cioè capiterà cioè tutte le ultime 2 siamo andati sul 2-0, no, sia contro il Monza che contro il Modena. Esatto. È E la prima boh, partita che finisce 1-0. esatto, comunque però dico, cioè capiterà quella partita, che tu sei solo avanti 1-0 in qualche e non sei riuscito a fare il 2-0 per qualche motivo, non sei troppo Perché hai brillante. sprecato. Sì, esatto, non sei troppo proprio brillante come è successo alla fine contro la Virtus Entella e poi la partita rimane in bilico, cioè soprattutto di un gol. Cioè lo dicevamo di 2 gol, figurati di 1, Esatto. di 2 gol avanti, figurati di 1 solo davanti, di 1 solo avanti. Quindi è successo, cioè stavamo rischiando di pagare quella dinamica lì. E proprio perché posso anche darti ragione, cioè nel senso che se non le cioè se segni non corri pericolo.
Però effettivamente, come altre volte, anche ieri abbiamo sprecato occasioni. Sì. Se no, sì, do ragione a Stropp. Cioè, se no non stavamo a parlare di questo oggi sicuramente. Però le hai sprecate. Cioè, non mi ricordo l'occasione, quella di Duncan, le altre due di Yeboah nel corso del primo tempo, quella di Casas che ha sottolineato Gabriele, cioè, pesano. Quella lì forse è quella più Sì. grande. Un po' il discorso sempre lo stesso, cioè, sono sempre diversi giocatori che però davanti alla porta siamo un po', forse anche un po' troppo leziosi talvolta, perché ieri cioè, tra colpi di tacco abbiamo visto, Sì, no? esatto. Cercavano un po' di fare I i fenomeni. preziosi. Cioè, a me il colpo di tacco, finché è fatto... Per un senso effettivamente Sì, che può essere veramente utile, ci sta. sì, non dico niente. Finché vanno, è un po' quel discorso che facevo prima, finché la barca va, lasciala andare. Esatto. Appena va male, siamo in una situazione di criticità, un po' mi girano, ecco, se lo fai e poi perdi palla, o in una situazione dove è meglio fare cose più semplici. Tutto lì. Però effettivamente sì, chiaro che avessimo segnato prima, perché l'occasione alla fine, in una partita non brillante, in una partita non giocata benissimo, in una partita forse dove hai anche un po' sottovalutato l'avversario, come abbiamo fatto probabilmente tanti di noi tifosi, sbagliando a questo Sì. punto ovviamente, ammettiamo l'errore, potevi pagarla cara. Per fortuna non è stato così. Io sostanzialmente direi questo. E nulla, quindi andrei direttamente a ricordarvi che ci sono le pagelle, Sì. ci sono le pagelle se volete appunto recuperare le nostre valutazioni singolo per singolo. Lasciate un like se non l'avete già lasciato. Se volete sottolineare qualcos'altro di cui non abbiamo parlato, scrivetelo pure qua sotto. A proposito di quello che diceva, aspetta, Mauretto, sul mercato, allora, adesso noi vi auguriamo buon anno e tutto, però se dovessero esserci notizie clamorose, robe importanti appunto di mercato da commentare, notizie sì, di rilievo, sicuramente insomma interrompiamo questa sorta di pausa, perché adesso si giocherà il 10 mi Sì. pare, quindi un minimo di pausa ce la si prende, però sicuramente se ci sono notizie in mercato ne riparleremo. Cioè, comunque si parlava, abbiamo Sì. letto di Nicolussi Caviglia, Eh. di un eventuale possibile ritorno, però poi rimandarlo in prestito a qualche altra parte, perché la Fiorentina non gioca. Si è parlato di Fila, ho sentito che era stato accostato alla Juve Stabia, quindi Ci sono un notizie po' sul chi di... va là ce ne sono, però Sì. adesso vediamo. Comunque vi auguriamo assolutamente un buon anno, speriamo sia il prossimo anno connotato da grandi... Successi. Sì, sia per voi che per la squadra, appunto. Staremo a vedere, speriamo bene. E sempre Forza Venezia. E sempre Forza Unione.